La conferenza di Chivu prima di Atalanta-Inter non passerà di sicuro alla storia, ma ci sono almeno 5 notizie molto interessanti da analizzare, partendo ovviamente da un presupposto di base che più volte lo stesso Chivu ha ribadito, ovvero non può dire tutto davanti ai microfoni, ci sono chiaramente delle cose che restano dentro lo spogliatoio e soprattutto sul mercato l'allenatore non si può sbilanciare andando a dire mi serve questo, bisogna prendere quello, bisogna andare a prendere quell'altro, perché vorrebbe dire anche automaticamente andare a criticare chi è attualmente nella rosa o quantomeno sminuire gli elementi che hai a disposizione. Diciamo che c'è anche un altro lato della medaglia dove i maligni potrebbero anche pensare che mettere in chiaro subito questa cosa da parte di Kivu sottintenda che qualcosa in realtà ci sarebbe da dire sul mercato e non solo per quanto riguarda il gioiello Aleksandar Stankovic che sta facendo benissimo al Club Bruges, per cui ha speso delle bellissime parole Christian Chivu, ma ne parliamo all'interno di questo nuovo episodio. Allora ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno, non ci fermiamo mai perché abbiamo tanta voglia di parlare di Inter insieme a voi e quindi vi aspetto anche nei commenti, iscrivetevi al canale, vi aspetto nel club di Passione Inter dove anche questa mattina stavamo parlando di Aleksandar Stankovic di cui poi ha parlato Christian Chivu in conferenza stampa, come dicevo ha speso belle parole. Perché se ne è tornato a parlare oggi? Perché anche ieri è stato il migliore in campo nel Club Bruges dove dall'inizio della stagione è un titolare praticamente inamovibile. Un gol, quello del 4-3 nella sfida poi vinta 5-3 contro il Genk con un tiro da fuori, ricordando un po' il papà Dejan per il nostro Aleksandar Stankovic che sta giocando titolare davanti alla difesa in una mediana spesso quasi sempre a 2 in una sorta di 4-2-3-1 o in alcuni casi anche in una specie di 4-1-4-1, comunque lì in un ruolo molto importante dove l'Inter sta ragionando anche sulla possibilità di riportarlo alla base, visto che lo ricordiamo può riacquistarlo per 23 o 25 milioni di euro nell'estate del 2026 o al massimo nell'estate del 2027. È un giocatore che sarebbe estremamente utile anche per un discorso di liste, visto che l'Inter potrebbe far partire alcuni calciatori italiani, serviranno anche dei giocatori cresciuti nel vivaio nazionale e in questo caso Stankovic addirittura è un vivaio Inter dove ha lavorato molto anche con Christian Chivu, per cui sarebbe un valore aggiunto estremamente interessante. Il tema è che oltre all'Inter, che chiaramente ha una corsia preferenziale avendo questo accordo con il Bruce per riacquistarlo, si stanno muovendo altre società importanti dalla Germania e dall'Inghilterra, per cui c'è un mercato in fermento attorno al giocatore di cui ha parlato Christian Chivu che ha raccontato, ha ricordato chiaramente di averci lavorato fin da giovanissimo, lo conosce molto bene, ma soprattutto mi è piaciuto questo passaggio in cui dice noi lo guardiamo con interesse e anche ammirazione, è un nostro prodotto, è un interista, ha i colori nerazzurri dentro il sangue, nessuno forse più di lui, mi fa piacere vederlo ad altissimi livelli, fa prestazioni che permettono agli scout e alla nostra società di guardarlo con molta attenzione. E allora occhio all'evoluzione di Aleksandar Stankovic per il prossimo futuro, chiaramente, mentre il presente è Atalanta-Inter, per cui abbiamo subito la seconda notizia di questa conferenza stampa che riguarda la formazione. La notizia intanto è che Çalhanoğlu è completamente recuperato, da capire se giocherà o meno. Si è lasciato andare ad una risata che ha tradito qualche messaggio su Çalhanoğlu che potrebbe giocare ma non è detto che giochi e tra poco ci arriviamo. Ma poi Chivo ha parlato anche di Josep Martinez. Su Martinez ha confermato quello che dicevamo l'altra settimana, ovvero che Martinez era stato scelto come portiere della Supercoppa italiana. Avrebbe giocato anche l'eventuale finale, ha dato dei buoni segnali in semifinale, come ha detto Chivu, che poi aggiunge avremo adesso un calendario impegnativo e lo vedrete ancora, lo vedremo ancora, una frase del genere. Ecco, non so voi che ne pensate, ma la sensazione che mi ha restituito è quella di un Martinez che non si è preso ancora il posto da titolare al posto di Jan Sommer e io ho già letto dei commenti anche nella community del gruppo Telegram di Passione Inter, ma anche nel club di Passione Inter dove potete entrare, vi ricordo, con il QR code, eccolo qui in alto, per entrare nella nostra community, che sostanzialmente si è sbilanciata da parecchie settimane con l'urgenza di far scavalcare Sommer da Josep Martinez che praticamente l'altra sera nel sondaggio circa l'85%, forse 87% addirittura diceva che Martinez deve essere da subito il titolare dell'Inter. Ecco, secondo me Chivu
oggi, o almeno la sensazione che mi ha lasciato è quella di un Sommer ancora titolare. Davanti a lui in difesa si stanno candidando Bissek, Akanji e Bastoni, anche se qui adesso, ragazzi, prendete molto con le pinze questa probabile formazione, perché la stiamo analizzando subito dopo la conferenza e Kivu probabilmente nel corso del pomeriggio ci darà qualche indicazione in più, ma soprattutto sarà domani la scelta definitiva, che potrebbe portare a delle variazioni. Per il momento vediamo Bissek, Akanji e Bastoni, anche se c'è qualche ipotesi di una conferma di De Vrij al centro con Akanji che andrebbe al posto di Bissek a quel punto. A centrocampo Barella, Zielinski, Mkhitaryan, con Çalhanoğlu che si candida, a quel punto potrebbe togliere il posto a Miki, con Zielinski che va sul centro-sinistra, dove secondo me potrebbe fare ancora meglio rispetto a davanti alla difesa. Di Marco a sinistra, e ci siamo. Sulla destra Luis Enrique, tra poco ci arriviamo, e in attacco Lautaro Martinez e Thuram, la coppia, la Tula, che quest'anno sta giocando, e poi ne parleremo in diretta, un po' meno rispetto al solito, anche per via dei problemi di Thuram, ma l'Inter sta trovando alle sue spalle, ecco, dei giocatori che si stanno facendo trovare più pronti rispetto all'anno scorso. C'è però il tema dell'infortunio di Bonni, un infortunio importante in un momento delicato della stagione, manca dunque Bonni. Dicevo però di Luis Enrique della fascia destra, e questa è la terza notizia delle 5 che vorrei analizzare in questa conferenza stampa. Ne ha parlato Kivu di Luis Enrique dicendo che lo ha visto all'altezza dell'Inter. Si è abbastanza dilungato comunque nel parlare e nel commentare Luis Enrique, nel parlarne positivamente. Ha detto che però gli manca ancora l'iniziativa, e su questo ci siamo sbilanciati più volte, l'abbiamo detto. Mi ha fatto comunque, vorrei sottolineare come quando c'era stato da, tra virgolette, criticarlo, comunque quando c'era stato da sottolineare che non fosse pronto, Kivu non si è fatto problemi a dirlo, anzi ha detto che lui e Diouf non erano pronti ancora per l'Inter. Ecco, in questo momento invece ha fatto un passo avanti, lo ha rimesso dentro l'Inter. Ovviamente c'è anche un tema che è legato al fatto che in questo momento è quasi costretto a farlo giocare, visto l'infortunio di Dumfries e un Darmian che rientrerà nel 2026. Però ecco, c'è stato questo cambio a livello comunicativo su Luis Enrique, che si collega anche alla quarta notizia che riguarda Frattesi, e potremmo chiamarlo il mistero Frattesi, perché gli è stato chiesto se ci fosse stata una valutazione sulla possibilità di far giocare Frattesi lì al posto di Luis Enrique, e lui è stato molto netto, Chivu, nel dire di no. Esperimento Frattesi a destra, bocciato. Eventualmente ci vede più Diouf, di cui invece mi sembra molto convinto, da come ne parla Kivu, ne ha parlato più volte. Diouf lì a destra a Kivu piace, nonostante lo stesso Diouf abbia detto che quello non è il suo ruolo. Però, tornando a Frattesi, non ci ha detto cosa è successo con Frattesi, ma è ancora un riferimento agli infortuni. Cioè, cosa è successo? Durante la conferenza Kivu a un certo punto, eccolo, mi sono preso il passaggio, dice Davide fino a qua ha giocato meno di quello che tanti di voi si aspettavano, ma non posso raccontarvi sempre tutte le cose. Ci sono cose che devono rimanere all'interno dello spogliatoio e non posso raccontarvi tutta la verità. Non hanno bisogno questi calciatori di giustificazioni, io non ho bisogno di giustificarmi. Per quel ruolo abbiamo Luis Enrique, lo sta facendo discretamente bene, anche se non è facile integrarsi in Italia e con l'Inter. Ultimamente poi Andy Diouf subentra e ci dà spunto importante, soprattutto nel saltare l'uomo, nel convergere, nel tiro. Ecco. Non ci dice cosa è successo su Frattesi. Si era parlato di problemi fisici la scorsa estate, era emerso poi che aveva avuto dei problemi più gravi rispetto a quello che si pensava. Evidentemente c'è altro. Due sensazioni che però mi porto via su questo tema. La prima è che l'esperimento Diouf a destra, quindi gli piace di più di Frattesi eventualmente, e forse anche più di Carlos Augusto, quindi ballottaggio eventuale Luis Enrique Diouf, ma Diouf forse più a cane in corso, e vedremo. Seconda sensazione, secondo me comunque qualcosa sul mercato lì, da quella parte, Kivu lo gradirebbe. Quinto punto, infine, da questa conferenza stampa: più volte durante la sua durante appunto questa serie di domande e risposte, Kivu ha ribadito che ha le idee chiare su che cosa bisogna lavorare. Ha fatto riferimento a due cose soprattutto che mi ha fatto molto piacere sentire, perché è una cosa che sono due cose che spesso ribadiamo anche qui su Passione Inter, e non che Kivu debba ascoltare me, ci mancherebbe, anzi meno mi ascolta e meglio è. Però mi trovo in sintonia, o almeno con la percezione che ho io dall'esterno, mi trovo in sintonia. Cosa ha detto? Che bisogna aggiungere qualcosa dal punto di vista motivazionale, e quante volte abbiamo parlato della fame, dell'attenzione sui dettagli che poi fanno tutta la differenza. Secondo punto:
non dobbiamo cercare di fare sempre le cose belle. Col bello, dice Kivu, a volte non si vincono le partite. Ecco, quando mi sentite in diretta tante volte parlare di un'Inter troppo barocca nella finalizzazione, cercare di più anche il tirate in porta che abbiamo più volte ribadito, ecco, è proprio questo. Mi ha fatto molto piacere quindi sentire Kivu far leva su queste due cose. Un'Inter che non deve essere cambiata, come ha detto lui stesso, e io sono d'accordo. È un'Inter che ha una sua identità e questo non può mai essere un qualcosa di negativo. Avere un'identità precisa è sempre un bene, secondo me, ma bisogna aggiungere delle cose e su questo sono assolutamente d'accordo. Vediamo se l'Inter lo farà già da questa partita contro l'Atalanta, che andiamo velocemente sulla probabile formazione. Non ho ancora ascoltato le parole di Palladino in conferenza stampa, Palladino che storicamente ci ha creato dei problemi, prima con il Monza, poi con la Fiorentina, oggi guida un Atalanta dove ha cambiato marcia sicuramente rispetto a Juric, con 6 vittorie e 2 sconfitte in 8 partite alla guida dei bergamaschi. Tra l'altro in casa ha solo vinto, inclusa la vittoria importante sul Chelsea in Champions League. Probabile formazione con Carnesecchi in porta, difesa 3 con De Ron riadattato lì dietro, Jen e Kolasinac in difesa. Il rientro di Kolasinac è un recupero molto importante per questa squadra che però non ha giocatori come Lookman impegnato in Coppa d'Africa. Zappacosta a destra, con Bernasconi probabile a sinistra, Musa Ederson in mezzo, De Ketelare Maldini alle spalle di Scamacca, ma ripeto, non ho ancora ascoltato Palladino, quindi prendiamo con le pinze le probabili formazioni che vedremo meglio nella diretta delle 19:30. È un turno di campionato estremamente importante, anche di questo parleremo in maniera più approfondita in live alle 19:30. L'Inter guida la classifica a 33 punti con questo scontro importante in casa dell'Atalanta, mentre il Milan a 32 affronterà il Verona, il Napoli a 31 andrà a Cremona ad affrontare la Cremonese, la Roma a quota 30 avrà lo scontro diretto all'Olimpico contro il scontro emozionale, ecco, contro il Genoa di De Rossi che torna all'Olimpico da avversario, 30 punti e una partita in più rispetto a noi, la Roma di Gasperini, mentre la Juventus con 29 punti e una partita in più va ad affrontare il Pisa in una trasferta diciamo sulla carta abbordabile per una Juventus che potrebbe rientrare in corsa per i piani alti, considerando che invece per l'Inter, ad esempio, si apre un mese adesso, da qui a fine gennaio, molto molto intenso. Fatemi sapere un po' la vostra su tutto quello che abbiamo detto, tutte le varie notizie, tutti gli argomenti caldi del momento. Vi aspetto qui sotto nei commenti. Venite nel club, ragazzi, abbiamo bisogno del vostro supporto e soprattutto abbiamo voglia di confrontarci con tanti veri interisti in una community sana dove ci si può analizzare con calma tutte le notizie, tutti gli argomenti caldi, quindi passioneinter.club, link in descrizione e QR code qua su in alto. Vi lascio con un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, lo trovate nel link in descrizione, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.